Qui abbiamo un melo che ha quasi 2 anni, come potete vedere ha subito una capitozzolatura fatta dal vivaio per rinforzare la base del melo, perché a noi interessa rinforzare il legno almeno in questa fase, in questa primissima fase di vita dell'albero. E adesso andremo a studiare come poterlo rinforzare ulteriormente e come poter rendere la pianta produttiva, quindi prepararla alle produzioni fruttifere dei prossimi anni. Può darsi anche che quest'anno ci regali qualche piccolo frutto. Il periodo migliore è appunto l'inverno, autunno-inverno, ma se avete degli inverni particolarmente rigidi potete farla a fine inverno la potatura e non in autunno, perché altrimenti la pianta ne soffrirebbe. Quindi cosa andremo a fare? Dobbiamo dare una forma all'albero e lasciare 3 rami, solo 3 rami pronti a fruttificare. Quindi cosa faremo? Questi rami che vedete qui, 1, 2 e tutto ciò che nascerà lungo il tronco della pianta andranno asportati. Chiaramente le nostre forbici sicuramente disinfettate nel passaggio tra un albero e l'altro, per evitare che le malattie di un albero possano in qualche modo contaminare anche l'altro albero. Quindi lungo il tronco andremo a fare dei tagli netti ai rami che spuntano. Adesso vogliamo lasciare solo 3 rami. Io lascerei 1 e 2 sicuramente, e potrei lasciare il terzo, che è questo qui, che va in questa direzione. Quindi questi 2 rami sono inutili e li andremo ad asportare. Vi faccio vedere. Quindi andiamo qui lungo il bordo e asportiamo 1 e asportiamo anche il secondo. Vedete? Adesso noi vogliamo ottenere un tronco più robusto, resistente, e senza alcun timore andremo ad accorciare anche questi rami. Quindi 1, 2, terzo ramo accorciato. Vedete? Questo è lo scarto. Adesso è fondamentale questo passaggio. Io utilizzo un tronchetto asportato dalla stessa pianta, vedete? Spero che lo zoom vada a buon fine. Eccolo qua. Questo tronchetto di queste dimensioni lo andremo ad utilizzare per dare una forma al nostro albero. Allora, abbiamo preso il tronchetto, gli abbiamo fatto degli intacchi. Andremo ad abbassare questi 2 rami in questa maniera qui, vedete? Dobbiamo dargli una forma che deve tendere verso il basso. Quindi andremo cercando di lasciar sane le gemme e senza spezzare l'albero. Andremo ad inserire questo tronchetto che serve appunto a dare una forma. Ecco, è saltato, questo è un grande classico, a dare una forma. Eccolo qua, perfetto, all'albero, vedete? Questa maniera qua l'albero tenderà ad allargarsi verso l'esterno e non verso l'alto. Stesso discorso vale per il nostro corbezzolo, un albero un attimino un po' più selvatico. Si è allungato troppo, creando un tronco, vedete, molto sottile e lungo. Lo andremo ad accorciare, quindi in questo caso
faremo questa operazione qui, andremo proprio a tagliare senza aver paura di danneggiare la pianta. Questa è la pianta, pensate che ho piantato quando è nato mio figlio. Questa è stata una delle piante che ho voluto piantare. Ecco qua, vedete? Andiamo a togliere legno, rami eccessivi, eccole qua, e in questo caso sceglieremo anche qui 2-3 rami su cui vogliamo far sviluppare la pianta, quindi questi rametti qui non servono, 1 e 2, anche questo qui che è vuoto, lasceremo solamente 3 rami, quindi abbiamo lasciato, lasceremo questi qui 1, 2 e il ramo interno, quindi questo non serve più, andremo a togliere. 1, 2, sì, quindi questo qui interno lo andremo a togliere in questa maniera qua, abbiate paura, e lasceremo questi 3 rami cercandoli di abbassare come abbiamo fatto prima con il melo, utilizzando il legno della stessa pianta. E questo è il rametto che ho messo per far abbassare la pianta. In questo caso siamo alla presenza di un pesco, ha solo 2 rami principali e un terzo che si sta sviluppando qui sotto, tronco molto sottile. Lo andiamo ad abbassare ulteriormente per dargli una forma, quindi andremo a fare questa operazione qui, lasciamo una decina di gemme e senza paura tagliamo 1 e 2. Lungo il tronco non ci sono rami che crescono in maniera particolare, possiamo eliminare qualcosina, ne lasciamo solo, lasceremo questo ramo perché va nella direzione che vogliamo noi. Stessa storia, abbassiamo un po' se vogliamo, anche se tendenzialmente scendono già verso il basso, e il gioco è fatto. Vedete, ho messo un ramo di contrappeso, scende verso il basso e abbiamo terminato anche qui.